Fanciulli, buongiorno. Oggi per festeggiare il mio compleanno sto andando a cacciarmi nei guai. Sono ritornato sulle montagne meravigliose. Da questo lato non è proprio super bello, comunque sto andando sull'altro versante delle montagne. Le stesse montagne meravigliose di cui ho pubblicato il quarto video, credo terzo forse. Solo che sta piovendo da 2 giorni, fa un freddo che la metà basta. In questo momento sono a 1200, anzi ancora oggi si sta decorosamente, e nella giornata di oggi in teoria dovrei raggiungere quasi i 2000, poi riscendere intorno a 1000, poi risalire a 1400, qualcosa del genere. Quindi insomma c'è da divertirsi con le quote e con il fresco, soprattutto perché i previsioni del tempo danno bye thanks, danno addirittura neve esattamente dove devo passare io, quindi ci sarà da divertirsi. Stanotte ho dormito in un posto un pochino particolare, molto local. Ieri pioveva quando sono arrivato per fare questa stradina, devo dire niente male. Non ho ripreso nulla perché appunto pioveva, c'è un'umidità micidiale. Continuo a pensare che la posizione di questa videocamera sia veramente sbagliata, almeno poi mi infilzo qualche albero o qualche persona. Dicevo, quindi adesso vado a fare benzina, voglio riempire al massimo tutto quello che posso perché lungo il percorso non c'è molto, devo fare in tutto 400 km, fino a 300 non ci sarà nulla. Ce la faccio, ma preferisco stare on the safe side, come dicono gli anglosassoni. Devo stare tranquillo, anche perché non ho la minima idea di che strada andrò a trovare, perché con le piogge di questi giorni dovrebbero esserci tranquillamente frane, casini cosmici, o magari è semplicemente una passeggiatina su un po' di asfalto rovinato e basta, ma tanto lo sappiamo tutti come andrà a finire. Quindi voglio stare sicuro di potermi rigirare in qualunque punto senza dovermi preoccupare che rimanga a piedi. Ieri sera, prima di cena, ho avuto la fortuna di poter assistere a una sorta di danza tribale tradizionale, sì. Però quella danza, devo dire, ha lasciato un pochino perplesso, tipo 92 minuti tutti uguali. Poi c'era l'omino, quello vestito di bianco, che ogni tanto aveva un guizzo e io stavo lì e pensavo, vabbè adesso parte, adesso comincia, e no, il guizzo finiva lì un istante dopo, e altri 92 minuti uguali. Quindi dopo un po' ho salutato e mi sono ritirato nelle mie stanze. Cominciamo subito, e questa in teoria era strada provinciale, tanto che oggi ci rigiriamo allegramente. Anche un tipo di fango veramente scivoloso. Scivoloso e appiccicoso. Vediamo come stanno le gomme. Non mi piace. L'altro giorno ho fatto una tappa un po' per il maltempo, un po' perché non c'era niente di interessante, non l'ho registrata, quindi mi sono messo le cuffie, ascoltavo un po' di musica e ho ascoltato una canzone di Queen che non sentivo da 20 anni, Don't Try So Hard, e un po' perché all'epoca non conoscevo bene l'inglese, un po' perché non mi ero mai messo ad ascoltare con attenzione il testo. L'ho fatto stavolta e mi ronza in testa dall'altro giorno. Il senso è non spingerti troppo, non esagerare. Adesso lo sto dicendo, lo sto analizzando al massimo, però spingi ma senza esagerare. E oggi devo tenerla a mente, mi sa,
fango, ho fatto 15 metri e già mi si è attaccato dappertutto. Non ho la minima intenzione di rimanere bloccato in mezzo alle montagne con temporale in arrivo e potenzialmente anche la neve. L'altro giorno mi sono accorto, mentre davo un'occhiata generale alla moto, che le pasticche del freno posteriore si stanno consumando non solo più rapidamente del previsto, perché in realtà lo uso pochissimo. Questa moto ha un freno motore molto importante, quindi certe volte addirittura perde aderenza la ruota quando scalo, magari dalla terza alla seconda. Vediamoci quanto posso servire il freno, però insomma ogni tanto lo uso perché magari arrivi un po' lungo in curva, o una marcia un po' alta o la curva è più stretta di quello che pensavi, ma soprattutto si stanno consumando in maniera completamente asimmetrica, cioè la parte a contatto con i pistoncini si sta consumando molto più rapidamente dell'altra parte, dell'altra pasticca, quella che in teoria viene spinta da tutta la pinza flottante che come ve lo spiego? Vabbè, se non sapete come funziona il freno andatelo a vedere. Che bello lì! E quindi sto facendo una cosa che da un certo punto di vista è un po' da matti, ma in realtà neanche troppo, perché comunque il freno posteriore frena veramente troppo e quindi ogni volta che do un'ingrassata alla catena metto qualche goccina di grasso della catena anche sul disco del freno posteriore, la parte esterna. Spero in questo modo di ridurre e ripareggiare un pochino l'usura, perché sennò va a finire che devo cambiare le pasticche posteriori un po' troppo rapidamente e io non me le so portate di cambio l'anteriore, che il posteriore pensavo mi durasse un'eternità, ma invece pare di no. Speriamo di trovarle, se no vabbè, arriverà un Canada con il freno anteriore e il freno motore. Tanto non mi piacciono tutte queste chiazze. Andiamo un po' d'acquetta e puliamo le gomme. Tutte queste chiazze di fango qui su questo pezzo di strada che dovrebbe essere il migliore che farò per alcune ore. L'ultima destinazione si trova sulla destra. È un benzinaio sterrato dalla storia. Allora, verde, non lo vedo. Questo diesel. Giù. Siamo a 1500 metri, fa freddino, saranno un po' a occhio un 8 gradi, non si gela, ma insomma piacevole non è, quindi direi che oggi proviamo una nuova configurazione inedita. Vediamo se spacco il microfono, sì, infatti è caduto. Ok, adesso sembrerà che sto parlando da dentro una cassapanca, ma poi ci lavoro un po' in post-produzione. Beh sì, decisamente più calduccio chiuso così. Allora, tra 11 km si gira a sinistra e si va giù esattamente dove c'è il nero più nero.
In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look my eyes. Tanto breve aggiornamento di servizio, il portacellulare, quello lì più sopra, che ha la ricarica wireless e anche una presa USB-C sotto, non funziona più. Spero sia soltanto la pioggia di ieri e l'umidità di stanotte che magari mi sono infilato dentro e non funziona bene, e spero proprio che una volta che si è asciugato rifunzioni, perché sennò sono cavoli, perché la storia della carica wireless era fondamentale per essere in grado di passare anche delle ore sotto la pioggia, non perché speri che succeda, ma succederà per forza. Eccoci qua, guardate laggiù, tutta la pioggia mi aspetta, porca miseria. E qua poi il problema, vabbè, non è il problema, semplicemente la realtà dei fatti, che mi sto infilando in queste due catene montuose, in mezzo a queste due catene montuose da cui non si scappa, cioè quindi o torno indietro, però dopo un certo punto tornare indietro non ha più molto senso, o prosegui, non ci sono vie di fuga. Allora, ho fatto una piccola deviazione per venire a vedere questa cola, che francamente anche no, me la potevo pure risparmiare. Guarda, gli do proprio gli ultimi 500 metri, tante volte gli si aprisse un po' di visuale e poi ci rigiriamo, dopodiché 100 km di secchiate d'acqua in mezzo alle montagne, vai così. Ok, sì, bello, però niente, ciao. Tanto ho iniziato da qualche chilometro la strada che si incunea in mezzo alle montagne, mi sono già dovuto mettere l'impermeabile sopra perché sta piovigginando, è strada molto scivolosa, almeno di fango finora ne ho trovato poco. Sempre meglio! Federico, tu che sei sempre in vacanza, facci vedere in quale spiaggia caraibica sei venuto a passare il tuo compleanno. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
contro ogni aspettativa non solo ha smesso di piovere, però poi doveva aumentare nel pomeriggio, ma è uscito anche il sole. Ovviamente adesso ce l'abbiamo un po' di fronte, ma meglio il sole che la pioggia. Beh, con il sole è tutta un'altra storia, Io sostanzialmente devo andare dietro a quella montagna lì, o meglio a quella catena montuosa, perché è un coso lungo 200 km dove forse c'è la possibilità di tagliare, perché se no mi devo fare almeno 100 km tra andata e ritorno per arrivare a una città che sta un po' a nord e poi riscendere giù, pressoché senza senso. E se riesco a tagliare invece mi risparmio questo centinaio di chilometri, che fa sempre piacere perché sono proprio di asfalto. Questa zona è meravigliosa, Madonna. Infatti ero anche molto curioso di vedere come fosse questo lato, perché da Google Maps non riuscivo bene a capire se fosse una landa desolata o una roba bella, ed è una bella landa desolata. Occhio in croce per rialzarsi in piedi, vabbè, ma che siamo matti! Guarda la montagna laggiù, c'è tutta l'acqua di oggi e valsa la pena solo per questa vista. L'arcobaleno! Vabbè, questo è proprio per il compleanno, Stando a uno dei due navigatori, che l'altro non è molto d'accordo, questa qui dovrebbe essere la strada, una delle possibili strade che taglia la prima. 21 km, immagino tutti così, forse pure peggio, e pregate che funzioni questa strada, perché comincia a essere tardino, sono le 5, il sole c'è ancora, ma l'oretta e poco più, ma è stata ancora lunghissima per arrivare dove in teoria vorrei arrivare, che è un posto in mezzo alla montagna con tante belle recensioni da parte di viaggiatori, credo di quelli col pelo sullo stomaco. Quanto gli piace il brecciolino ai marocchini, se gli piace. Poco ma la devo rifare al contrario questa. Arriva a mezzanotte, minchia, non si va dritti, Poi tra l'altro ho tutti i pantaloni bagnati, quindi i piedi sento pure freddo. I was lost in the deep and darkest night. No direction, not a single hope inside. When I saw a fire burning brightly through the storm, Vabbè, ma è una cosa meravigliosa. in the shadows Che spettacolo. of your warm and tender love. Ma non devo svoltare a sinistra, tu devi stare zitto, adesso comanda quell'altro, che però vedo poco partecipe. Si era un po' addormentato. Ma veramente pazzesco qui. Dove? Ah, che beh, ovviamente, figuriamoci. Sono
asfalto. I was a stranger to the land of life Vedo qualcosa che non mi piace. in constant danger, Tu mi dici sì. being hurt by what I found. And Ma lì c'è l'acqua. Devo capire. Cioè, di giù c'è l'acqua, io non so quanto è profonda, ma se devo provare a vedere lì, che questo pezzetto qua è piccolo, potrebbe essere pure attraversabile. Ho avuto una conversazione surreale con un signore che stava in un campo qui su, surreale perché tutto a gesti ovviamente, e dai gesti sembrerebbe che andando qui avanti poi si passa. Ho fatto un gesto che poteva sembrare tipo che l'acqua arriva al ginocchio, una roba del genere. Vediamo. Sono molto convinto di questa storia. Questo guadino, ma di tutto il resto, a parte poi qua il Sabbio Porco 2. Vediamo un po', tutta sabbia. Non mi hanno a vedere che era di là. Ok, io poi sbuco là, ma poi dove vado? Lo facciamo? Madonna mia. Di solito i miei angeli custodi arrivano un po' più... che vabbè, sull'asino. Meglio di niente. Scarica la batteria se ti sbrighi, Salam! Ok? Yeah. There. شو هنا؟ So. شوف يعني عندك واحدة هنا طلع من هنا وش يا عندك وعندك هاي عندك واحدة أخرى هكا كلام هكا Yeah. But here, good. Good. Okay. هاي قدم فوق قدم فوق الطريقة هذه Uh-huh. بعيدة Uh-huh. بعيدة نجي منها بيست نص ساعة 30 دقيقة Je n'ai compris. 30 minutes 30 Hein? 30 minutes 30 minutes واه 30 minutes Road. قدم واه Uh-huh. بطاط Uh-huh. 30 minutes مشي Ok. مشي يمين مع الطريق هذا Uh-huh. Sì. هكا ايه Ok, ok. Shukran. Si manterranno che io casco dentro il fiume, serve l'asinello per... Mamma mia che ansia, raga. Facciamo sta cosa? Mamma mia.